Eccoci qua, ciao a tutti e benvenuti su Origini Ancestrali. Perdonate la postazione di fortuna, ma la webcam ha deciso di salutarmi e non ho potuto registrare il video con il computer, quindi lo sto facendo con il cellulare, per cui perdonate se la qualità magari non è il massimo. Ho deciso di fare questo video per rispondere ad una domanda molto interessante e importante che mi è stata posta. Soprattutto questo discorso molto spesso viene utilizzato anche da chi effettivamente non si trova affine con la nuova cronologia e tende in questo senso anche a confutarla attraverso questa affermazione, no? Mi sto riferendo innanzitutto alla domanda che ho messo come titolo a questo video, quindi come poter intendere, considerare gli edifici antichi o comunque i reperti antichi alla luce della nuova cronologia di Fomenko. Prima di cominciare però ragazzi mi raccomando di mettere mi piace per far sì che l'algoritmo spinga il video, no? Per aiutare il video ed il canale a crescere gratuitamente. Ecco, a voi non costa nulla, ma a chi crea video dà tantissimo aiuto e soprattutto iscrivetevi per rimanere sempre aggiornati sui futuri video ed azionate la campanella. Mi raccomando perché è importante. Perché è chiaro, la nuova cronologia di Fomenko ci cancella di netto quella che è la famosa epoca antica, no? Dove tutto il sapere, la conoscenza dell'uomo è sbocciato, insomma, è stata una delle epoche migliori dell'umanità. Tanti regni si sono susseguiti con i loro regnanti, tanti eroi di cui leggiamo le gesta nelle poesie, nei canti di vari scrittori antichi, insomma, quindi è stato quindi come un periodo d'oro dell'umanità, no? Che poi è andato piano piano a decadere e a distruggersi fino a lasciare spazio ai secoli bui dell'Alto Medioevo, dove l'ignoranza e il degrado sociopolitico imperversava. Poi ad un certo punto, durante il Rinascimento, questa antichità riemerse nuovamente dalle ceneri. Scrittori antichi, poeti antichi, libri antichi di grande importanza adesso nella storia riemersero grazie a questi umanisti che furono protagonisti del ritrovamento di tutte queste opere antiche fino a quel momento andate perdute. In realtà non c'era nemmeno la consapevolezza generale dell'esistenza di questi scrittori antichi, di queste opere antiche. Però dal XV secolo in poi queste opere iniziarono a riemergere, con esse i loro autori che divennero poco a poco sempre più popolari fino a diventare dei capisaldi in ambito storico nella versione scaligeriana della storia che conosciamo, che pone le fondamenta alla versione storica generalmente accettata, appunto. La nuova cronologia, forte dei risultati matematico-statistici e delle nuove datazioni astronomiche, ci dà invece la certezza che questa famosa epoca classica, questa antichità non è mai esistita, anzi addirittura è stata creata appositamente sulla carta durante la riforma del XVI-XVII secolo. È chiaro che viene a sconvolgersi un po' tutto il quadro e nasce, se vogliamo, un po' di dissonanza cognitiva tra quello che si legge e quello che effettivamente si vede, perché soprattutto parlando dell'Italia, andando in giro per le città, si trovano molti resti di queste città antiche. Quindi com'è possibile che se ci sono questi resti e vengono rinvenuti questi reperti di epoca antica, l'antichità non sia mai esistita? So che può essere un'affermazione strana e da non prendere in considerazione, e questo discorso a molti a cui non piace la nuova cronologia può bastare per gettare appunto una pietra sopra tutta la cronologia e buttare via quella ricerca immensa, però bisogna precisare alcune cose, bisogna fare delle considerazioni che solamente conoscendo la nuova cronologia nel profondo si possono fare, perché già quando tu conosci quelli che sono i risultati emersi dall'applicazione e l'elaborazione dei nuovi metodi di datazione indipendenti con i relativi calcoli e le nuove datazioni astronomiche, tu hai una base
scientifica, per chi piace avere delle basi scientifiche solide, per poter affermare ciò. Quindi non è che Fomenko e Nosovsky e tutta la loro equipe si sono svegliati una mattina e hanno detto ecco, l'antichità non è mai esistita, siete un branco di scemi. Assolutamente no. Loro stessi erano molto legati alla versione scarigeriana, però a seguito di problemi di natura astronomica, soprattutto Fomenko, perché iniziò con lui questa storia, si vide costretto a intraprendere nuovi calcoli per poter risolvere questa anomalia in campo astronomico, e da lì si aprì un mondo, le sue stesse certezze vennero spazzate via perché emergevano degli interrogativi importanti, anche molto scomodi. Sono gli stessi interrogativi che consapevolmente o inconsapevolmente gli stessi storici tendono a non far sì che emergano. Ecco, infatti già comunque dall'introduzione di questa cronologia scarigeriana ci furono tantissimi che si ricordavano effettivamente come era andata la storia, come si era svolta fino a quel momento, e che mossero delle grandissime critiche nei confronti di questa nuova versione che venne introdotta dal XVI secolo in poi. Piano piano le memorie andarono sempre di più ad affievolirsi e tutte queste voci contrarie al pensiero dominante che era stato introdotto dal XVI secolo in poi vennero messe poco a poco a tacere, e queste caddero sempre di più nell'oblio. Però queste contraddizioni che si porta dietro la versione scarigeriana, tutti questi problemi sono sempre rimasti, no? Infatti oggi, grazie alla nuova cronologia, riusciamo ad interpretare quelle zone lacunose in una forma totalmente nuova e possiamo riuscire a tirare fuori di nuovo quella che era la tradizione storica precedente prima che venisse alterata, occultata, nascosta, in parte distrutta durante la riforma del XVI-XVII secolo, che poi si protrasse ancora fino al XVIII e XIX secolo. Quindi, come abbiamo detto, per poter rispondere a questa domanda dobbiamo conoscere la nuova cronologia, dobbiamo conoscere quelli che sono i risultati emersi in campo statistico e matematico e anche in campo astronomico con le nuove datazioni astronomiche fornite prima da Morozov e poi da Fomenko e Nosovsky, che ci danno la certezza assoluta di quanto comunque si dichiara in nuova cronologia, ovvero che l'antichità non è mai esistita. Tutta la porzione di testo posta prima del X secolo d.C. e che compone l'antichità è un insieme di più riflessi fantasma, di eventi e personaggi ripetutisi sulla carta, sia a causa di errori in campo di traduzione delle diverse fonti, ma questa operazione è stata portata avanti anche in modo consapevole per dei fini ben specifici. Quindi l'antichità è formata da questa ripetizione di personaggi ed eventi che in realtà sono avvenuti e i personaggi vissuti durante il periodo medievale, indicativamente dall'XI secolo in poi. Ed infatti le nuove datazioni astronomiche ricavate tramite l'analisi di tantissimi zodiaci hanno permesso di darci la certezza assoluta che effettivamente quei famosi eventi antichi non sono mai avvenuti nell'antichità, ma sono avvenuti in periodi molto più recenti. Questi sono stati risultati che hanno sconvolto la comunità degli storici, gli archeologi, perché ovviamente si sono viste le loro certezze sprofondare, crollare, e quindi è partita tutta una campagna di diffamazione nei confronti della nuova cronologia che considera i risultati emersi da questi esperimenti matematico-statistici, le nuove datazioni eccetera, come pseudoscienza. Però la verità è che gli storici e gli archeologi di stampo scarigeriano possono fare solamente questo, cercare di screditare la nuova cronologia perché non hanno i mezzi o forse hanno paura di andare a mettere le pulci nei risultati derivati dai calcoli matematico-statistici e dalle nuove datazioni astronomiche, perché quelle sono difficili da confutare.
soprattutto perché, come ha stabilito la comunità degli storici, la comunità dei matematici e degli statistici negli anni 70 e negli anni 80, quando sono state poste sotto verifica tutte le procedure effettuate da Fomenko e Nosovsky, no? Nello sviluppo di questi nuovi metodi di datazione, i calcoli che ne sono derivati, hanno stabilito che Fomenko e Nosovsky, in poche parole, non si sono mai fatti tornare i conti, come in realtà sostiene qualcuno che cerca di screditare la nuova cronologia. Non si sta parlando ovviamente di termini, di risultati assoluti, come molti nel momento in cui vogliono sostenere un qualcosa di importante cercano di dire riguardo alla statistica. I risultati a livello statistico non sono mai assoluti, però se le procedure, i calcoli sono stati fatti bene in modo logico, senza manipolazione per secondi fini, eccetera, anche se non hai una precisione al 100%, però ci vai molto vicino, e questo è il caso dei risultati di Fomenko e Nosovsky. La loro procedura è stata la più perfetta possibile per la statistica degli anni 70, ma ancora oggi risulta difficilmente confutabile appunto per la precisione dei loro calcoli e delle procedure che hanno implementato, e quindi questo aspetto fa spappolare un po' di fegati a tutti coloro che vogliono rimanere ancorati alla vecchia versione storica per non uscire dalla propria zona di comfort e vedere effettivamente la realtà per quello che è. Preferiscono vivere nella menzogna piuttosto che aprire gli occhi, anche se inizialmente può essere un po' sofferente come situazione, però poi ti apre ad una consapevolezza totalmente nuova, ti fa leggere in modo differente gli eventi che accadono oggi e ti fa capire in modo molto più coerente, secondo me, come questo sistema sia venuto a creare, e non chissà quanti secoli addietro, come in realtà emerge dalla versione scaligeriana e anche in campo, se vogliamo, di informazione alternativa, no? Dove si parla comunque sempre di questi regni antichissimi e di questi padroni occulti che tessono, tramano le fila dietro le quinte di questo sistema chissà da quanti anni. Quindi, uomo, tu che ti trovi in questa situazione, mettiti l'anima in pace, perché noi governiamo da chissà quanto tempo, la storia è andata sempre così, con l'uomo che ha fatto tutto ciò che i regnanti volevano, è da sempre stato così, è morto per gli ideali dei regnanti, ti attacchi e a posto così. In realtà no, la nuova cronologia ti dà da questo punto di vista una prospettiva totalmente nuova, ti permette di capire che non è chissà da quanto tempo che questi tengono le fila del sistema, governano l'uomo, e ci sono dovuti arrivare passo dopo passo, perché l'uomo non si è lasciato ammaestrare sin da subito. Anzi, se vogliamo, ora stiamo vivendo un periodo molto importante, perché stiamo vivendo proprio la domesticazione assoluta dell'uomo, che piano piano si è lasciato risucchiare dal comfort, dalla comodità, e con essa il proprio spirito si è accomodato ed è risucchiato molto da chi effettivamente tiene le redini di questa società e fa di noi in parte ciò che vuole. Ovviamente non la penso così, però per cercare di far capire l'idea, nel senso che non attribuisco a loro tutto questo potere, però se glielo si lascia, certo che loro sanno come utilizzare le nostre energie a discapito nostro e lo fanno. Quindi sta sempre a noi cercare di cambiare le cose, no? Di migliorare la situazione. Chiusa questa parentesi, andiamo effettivamente quindi già in parte abbiamo risposto a questa domanda, però vediamo più nello specifico la situazione, perché prendiamo ad esempio il famoso impero romano antico. Noi sappiamo che questo impero romano antico ha avuto sede in Italia e da qui l'impero si è espanso, ha conquistato tantissime terre, abbiamo gli edifici antichi, li possiamo vedere a Roma, quindi abbiamo la certezza
che Roma sia stata edificata nell'antichità, nell'8° secolo, e poi da lì si siano succedute vari periodi di Roma dove ha raggiunto il suo massimo splendore e poi è caduta, poi addirittura c'è stata la divisione, la creazione della Roma in Oriente, insomma. Quindi stiamo parlando di una storia molto potente dell'Italia, una storia molto forte della Roma che ad un certo punto però viene così disintegrata dalla nuova cronologia, e l'italiano che si identifica in questa storia perde tutto ad un tratto la propria identità, viene privato di quelle che sono le sue certezze, e da lì che nasce la rabbia e lo fa scontrare veemente nei confronti della nuova cronologia. Noi, come ho detto prima, abbiamo già risultati derivati dall'applicazione dei metodi matematico-statistici che ci dicono che questa antichità non è mai esistita. Il primo impero romano, il secondo impero romano e il terzo impero romano, come sono chiamati comunemente in gergo nella nuova cronologia, quindi dalla Roma di 7 re al primo impero romano medievale, mettiamola così, sono in realtà, e vi invito a recuperare i video se ancora non li avete visti, sono in realtà dei riflessi fantasma di un impero romano che effettivamente è esistito, ma in tempi molto più recenti. Abbiamo visto come sono state confrontate diverse opere che parlano sia della Roma antica che della Roma medievale, attraverso nuovi metodi di datazione indipendenti. I risultati sono stati poi controverificati con gli altri metodi di datazione indipendenti ed è emerso sempre lo stesso quadro, ovvero che la Roma antica, narrata nelle cosiddette fonti antiche e scritta dai famosi scrittori antichi, è in realtà la Roma medievale. Ad esempio, sono stati confrontati dei testi di Tito Livio, che ci parla della prima Roma, no? Dei 7 re, con i testi della Roma medievale di Ferdinand Gregorovius, e dal metodo di datazione indipendente della correlazione dei picchi massimi è emerso che si sta parlando, in realtà, anche se le due opere sembra che parlino di una Roma antica e diversa, anche datata in modo diverso, in realtà si sta parlando degli stessi eventi avvenuti in una stessa regione, e non nell'antichità, ma in tempi molto più recenti. Poi, grazie all'applicazione degli altri metodi come quello delle piccole alterazioni dinastiche, dei codici forme, dello smorzamento e duplicazione delle frequenze, si è risaliti piano piano all'impero originale, che è collocabile intorno al XIV, o meglio XIII secolo, fino al XVI secolo. È quell'impero che stiamo trattando nella serie riguardo agli Zarkhan dell'Orda Russa, appunto era il famoso impero dell'Orda Russa, che si riflesse poi nella maggior parte almeno degli imperi antichi che conosciamo, no? Dico nella maggior parte perché oltre a questo impero dell'Orda Russa abbiamo un altro impero, che è quello romaico-bizantino del XI, XII, XIII secolo, che anche quello costituisce in parte un originale, anche se di quell'epoca purtroppo abbiamo pochissime informazioni. Quelle poche informazioni che sono rimaste sono state unite con le informazioni derivanti da quel periodo storico originale che va dal XIV al XVI secolo. Quindi abbiamo gli eventi del XII XI secolo che sono stati mischiati con eventi ancora più tardi, quindi c'è un casino pazzesco, e infatti non è semplice poi nelle ricostruzioni storiche andare a ricostruire un quadro generalmente esatto proprio al 100%, no? Dobbiamo rifarci un po' più a datazioni più assolute, generiche, che diciamo più specifiche. Oltre a questo abbiamo ad esempio tutta la ricerca volta nei confronti del famoso impero egiziano, che affonda le radici in chissà tanti anni fa, insomma siamo intorno al 4000 e passa, ecco, quindi voglio dire è una storia davvero antichissima.
però i risultati derivati dai calcoli matematico-statistici e soprattutto le nuove datazioni astronomiche ricavate dall'analisi di molteplici zodiaci egizi, che abbiamo iniziato a trattare in una serie dedicata che porterò poi avanti, ovviamente, ci mostrano come anche in questo caso il famoso impero egiziano antico non è mai esistito, o meglio, è esistito ma dovrebbe essere situato altrove e non è esattamente come ce lo hanno dipinto, quindi dovrebbe essere spostato più su a livello cronologico nell'asse del tempo. Si sta parlando in realtà di un'altra cosa, di un impero ben diverso, perché in realtà il famoso primo impero romano che nacque effettivamente nella valle del Nilo era un impero un po' diverso, si era agli albori, no? Poi la capitale dal Cairo è stata spostata nella sponda orientale del Bosforo, quindi noi abbiamo effettivamente un primo impero raccontato nelle pagine di questa precedente tradizione storica, quindi questo impero risalente al X-XI secolo, però sono rimaste pochissime informazioni. Il famoso impero egiziano di cui si viene a conoscenza è sempre questo famoso impero russo-tartaro dell'Orda del XIV-XVI secolo, riflessosi poi nell'impero romano. Infatti si parla ad un certo punto di come i sacerdoti sapevano che le terre conquistate dall'allora impero egiziano comprendevano anche le terre a settentrione del nord della Scizia. Ovviamente questa è un'informazione in stile scarigeriano. In realtà, se noi cambiamo un po' il paradigma, capiamo che effettivamente l'impero russo-tartaro, che è nato anche nelle zone nordiche della Scizia, poi quando si espanse arrivò a colonizzare anche l'Egitto, che fino ad allora era rimasto un po' più chiuso, ecco, era rimasto un po' più separato da tutto il resto, perché alla fine è stato sempre luogo del cimitero imperiale. Anche se da un lato, se pensiamo che effettivamente la stessa famiglia che diede origine a questo famoso impero, primo impero romano egiziano del X secolo, in realtà abbia avuto sempre origini nordiche, settentrionali, comunque proveniente, secondo le ricerche che sto effettuando, sempre dalla Scizia, la Russia, comunque la zona della Tracia, anche se il tutto deve essere maggiormente verificato e confermato, ci può far capire che effettivamente un minimo anche ha senso in chiave nuova cronologia l'affermazione che questo impero egiziano avesse i suoi possedimenti anche fino a settentrione. E in questo caso, se noi siamo consapevoli appunto di questi risultati delle nuove datazioni astronomiche e dei calcoli matematico-statistici, anche i monumenti e reperti egiziani che vengono trovati sul luogo, cambiando paradigma, capiamo che non sono mai stati costruiti chissà quanto migliaia e migliaia di anni fa, ma sono molto più recenti. La stessa cosa accade per quanto riguarda l'Italia. Se noi siamo consapevoli di questi risultati, abbiamo capito come interpretarli e come interpretare di conseguenza la realtà che ci circonda, scopriamo che in realtà questi edifici antichi, ma come reperti, non sono antichi, databili chissà quante migliaia e migliaia di anni fa, assolutamente no, sono di natura molto recente. E anche qui veniamo ad un aspetto interessante, il considerare quel tipo, quello stile di architettura molto antica, quando in realtà nel Medioevo non pensavano di costruire su imitazione di come facevano gli antichi, assolutamente no, quello era uno stile congeniale che era emerso proprio nel Medioevo, che poi venne ripreso anche durante il periodo del neoclassicismo nel XVIII secolo, insomma, però era uno stile consueto nel costruire gli edifici, no? Lo stesso Leon Battista Alberti, di cui si dice avesse tratto ispirazione molto dagli scritti di Vitruvio. Tra l'altro l'opera di Vitruvio è molto simile all'opera di Leon Battista Alberti, infatti si è detto che Leon Battista Alberti
ha tratto spunto moltissimo da Vitruvio. In realtà, in chiave nuova cronologia, si scopre che l'antico Vitruvio è semplicemente un riflesso fantasma del medievale Leon Battista Alberti. Infatti le loro opere, se le andate a consultare, saranno per la maggior parte molto simili. Quindi abbiamo una risposta di come interpretare effettivamente questi resti presunti antichi. In realtà sono di natura medievale e sappiamo, grazie alle nuove datazioni astronomiche, sappiamo anche quando la Roma italiana, per come la conosciamo, è iniziata ad emergere. E non chissà quante migliaia di anni fa, ma si tratta comunque di, anche se molti secoli fa, comunque siamo intorno al XV secolo e c'è tutta una storia molto stupenda in chiave nuova cronologia di come questo è avvenuto e la tratteremo nella serie che avevo aperto sulle nuove datazioni astronomiche degli zodiaci italiani, perché lì andremo a capire effettivamente la vera storia di Roma e d'Italia. È un discorso che riprenderemo anche questo più avanti, perché prima mi premeva mettere le basi ferree di quelle che saranno poi le future ricostruzioni storiche, ovvero che, come abbiamo detto, l'impero originale da cui si riflessero tutti gli altri era quello dell'Orda Russa. Stiamo vedendo attraverso questo percorso alla scoperta di questa linea dinastica degli Zarkhan, appunto, quale fosse questa linea dinastica che si riflesse poi nella linea dinastica contemporanea degli Asburgo, che solo successivamente vennero situati in Germania. In realtà gli Asburgo hanno un'origine diversa ed è quella che stiamo riscoprendo attraverso questa serie sugli Zarkhan dell'Orda Russa. Quindi amici, non mi voglio dilungare ancora a lungo per evitare di appesantire troppo questa trattazione. Bisogna conoscere quelli che sono i risultati derivati dai calcoli matematico-statistici e le nuove datazioni, ed in questo modo il paradigma cambia totalmente. Siamo capaci di interpretare la realtà al di fuori in maniera molto diversa, la dissonanza cognitiva se ne va e capiamo che effettivamente tutto ciò che consideriamo essere antico in realtà è stato creato durante il Medioevo. Infatti, comunque in concomitanza con questo riemergere di quest'epoca antica durante il Rinascimento, ci fu un fenomeno molto importante che è quello delle falsificazioni, che non si tratta esclusivamente di un fenomeno relegato al fatto che si tendeva a creare manufatti antichi per poterli rivendere poi nel mercato nero o dell'antiquariato, eccetera, per potervi ricavare dei soldi. C'era anche quell'aspetto, ma si sta parlando di una situazione molto più profonda. Si sta parlando della fabbricazione, nel vero senso della parola, di molti reperti oggi considerati antichi e in molti casi considerati anche degli originali, che in realtà vennero creati durante il Medioevo con lo scopo di dare manforte alla versione scarigeriana appena introdotta. Quindi servivano degli aiuti visivi per poter dimostrare alla gente: ragazzi, vedete, qui si sono svolti eventi antichi e qui c'era situata una città antica, questi sono oggetti antichi rinvenuti di tal e tali civiltà e quant'altro. Infatti molte statue che noi consideriamo antiche, come poi ad esempio le stesse tombe dei famosi imperatori degli Asburgo dislocati un po' ovunque nelle città, alcune italiane e in altre città europee, sono tutte rifacimenti molto tardivi, creati appositamente nel momento in cui l'ex impero dell'Orda Russa era stata fatta cadere, l'Europa occidentale con le nuove famiglie di stampo tedesco comunque presero il potere, crearono questa nuova storia anche grazie ai papi umanisti, ai metropoliti provenienti principalmente da Costantinopoli, che decisero di cambiare totalmente la storia per poter presentare poi ai posteri una storia totalmente nuova. Molti quadri che raffigurano scene antiche sono quadri
creati in periodi molto tardi. E infatti poi quando noi andiamo a leggere dei manoscritti di eventi presunti antichi, guarda caso, ritroviamo che le raffigurazioni sono in stile medievale. Questi personaggi antichi sono raffigurati tutti in contesti medievali. Che senso avrebbe, se questa antichità davvero fosse esistita, insomma, disegnare questi famosi personaggi antichi in vesti medievali, in città medievali, in contesti medievali, come ad esempio capita per la raffigurazione della crocifissione di Gesù Cristo? Non avrebbe alcun senso, perché se tu sai che nell'antichità si vestivano in quel modo, c'erano dei determinati usi e costumi, non vai a interpretare, diciamo, a ridisegnare quei determinati fatti antichi appunto in stile medievale, semplicemente per poterli considerare più vicini al tuo tempo, no? Come molto spesso gli storici ci dicono quando ci troviamo di fronte a questi fatti strani, no? Di personaggi antichi raffigurati in contesti medievali. Ti dicono il medievale, per sentire più vicino a sé quegli eventi, li raffigurò in un contesto a lui familiare, eccetera, ma non ha nessun senso, perché nel momento in cui tu vuoi accertare che effettivamente quella situazione si è verificata in quel determinato periodo di tempo, dove c'erano diversi usi e costumi rispetto all'altro periodo, eccetera, tu almeno hai la necessità di poter fornire un resoconto dettagliato e veritiero di come si è svolta la situazione e in quale contesto. In realtà questo non accade. Quindi anche questo è un ulteriore dettaglio che ci fa capire che effettivamente l'antichità non esiste e dietro questi famosi regni antichi, questi famosi personaggi antichi, in realtà si nascondono personaggi vissuti in epoca molto più recente, e dietro la moltitudine di questi regni se ne nasconde uno, massimo due, che però sono stati creati molto più recentemente. Ragazzi, spero di aver risposto questa domanda al meglio. So che a molti non basterà comunque, perché chi ha il paraocchi ce lo avrà sempre, e non sarà di certo questo video a toglierglielo. Non lo voglio togliere a nessuno, ho voluto semplicemente dare una risposta a questa domanda che ultimamente anche sotto nei commenti mi è stata posta. Spero che questo video sia stato di grande aiuto. Quindi ragazzi, ecco, questo è il tutto. Mi raccomando, fatemi sapere nei commenti che cosa ne pensate, se siete d'accordo, insomma, fatemi sapere la vostra, ovviamente sempre con la dovuta gentilezza e tranquillità. Per il resto, amici, vi auguro tante belle cose, ci vediamo al prossimo video e grazie davvero per aver guardato questo video. Ciao a tutti!